Ehi, ben ritrovati e ben ritrovate, Tiranno Matto qui, dritto al sodo, felicissimo di parlarvi di 10 consigli per iniziare la propria avventura su Oblivion Remastered. Questi consigli sono anche un reminder, una ricordella a me stesso che non toccavo Oblivion da un'eternità. Quindi, andando a ravanare nei miei ricordi e dopo aver giocato un po' di orette dalla release, mi sono sentito di organizzare questa lista per voi. Inizieremo in una cella, ci sarà un segmento di tutorial nelle fogne della città imperiale. Al termine, io consiglio a tutti di fare un salvataggio prima di attraversare questa grata, perché potremo, con questo salvataggio, in futuro saltare direttamente il tutorial e partire con una personalizzazione prima di accedere a Cyrodiil e al mondo di gioco. Qui potremo ridefinire le scelte fatte durante i dialoghi nel tutorial rispetto al segno e la classe. Fondamentali scelte per la personalizzazione del proprio personaggio. Rispetto a Oblivion originale sono cambiate alcune caratteristiche e scaling di numeri. Quindi magari per noi veterani del vecchio Oblivion che torniamo anche un po' più freschi con la memoria appannata a giocare la remastered, cerchiamo di esplorare e non andare dritti sulle nostre vecchie certezze come il segno della dama. Così, giusto per fare un esempio a caso. Potrei suggerire magari l'Atronach, che sembra molto più forte per una build dove c'è poco casting di magie. Il sistema di magie di Oblivion è molto diverso da quello di Skyrim, quindi un pochino più basic all'inizio che diventa estremamente personalizzabile verso la fine. Ma non mi voglio addentrare troppo in questo. A prescindere dal segno zodiacale, la scelta fondamentale è quella della classe. Infatti rispetto a Skyrim non c'è una personalizzazione delle abilità con dei perk che noi andremo a scegliere, no. La scelta è puramente iniziale. Oltre i preset di classi, che sono veramente tanti, possiamo addirittura scegliere la nostra classe personalizzata, perché ogni classe avrà 7 abilità maggiori che saranno non solo boostate di 20 livelli all'inizio, quindi con un piccolo vantaggio su tutte queste abilità, ma saranno il nostro tramite per guadagnare l'esperienza complessiva del personaggio e quindi aumentare gli attributi. Attributi ed abilità vanno a braccetto per garantire numericamente una nostra progressione di potenza. 7 abilità maggiori non significa che le abilità minori debbano o possano essere ignorate. Però, mi raccomando, cercate di capire quale sarà il vostro stile di gioco e come intendete avventurarvi a Cyrodiil, perché la classe non si potrà cambiare, le abilità maggiori saranno queste. Nota conclusiva sulle classi e l'avanzamento di livello: ogni 10 punti in ogni abilità maggiore avremo la possibilità di aumentare i nostri attributi. Io consiglio di aspettare di aver levellato abbastanza abilità maggiori prima di andare a dormire, perché potremmo avanzare di livello solo dormendo, così che si possa più o meno min-maxare fino a un massimo di più 5 attributi a level up. Questo perché gli attributi avranno un minimo e un massimo derivato da quanto le abilità maggiori hanno ricevuto questi 10 livelli prima del nuovo level up. Come in tutti gli Elder Scrolls, le abilità aumentano facendo attivamente qualcosa relativo a quell'abilità, come menare le mani. Un po' macchinoso, ma piano piano si può capire questa dinamica. Secondo consiglio, secondo me fondamentale: evitate la main quest se non volete godervi la storia subito, per un motivo semplicissimo. Dopo aver raggiunto Geoffrey e aver consegnato l'amuleto dei re, in tutta Cyrodiil spawneranno i portali dell'Oblivion, rendendo l'esplorazione molto più difficile e impegnativa. Il mio consiglio è andare
a fare qualche attività laterale prima di andare al priorato, così da avanzare un po' di livello, da ottenere qualche equip utile, non dico per arrivare praticamente a steamrollare, piallare, detonare completamente la storia principale con per esempio tutti gli oggetti dei DLC del Cavaliere dei Nove o delle Isole della Follia, però trovare un buon bilanciamento può essere utile. E il terzo consiglio, che è legato al secondo, che voglio darvi, è quello di lasciarsi andare all'esplorazione. C'è tantissimo da fare nei titoli Bethesda. Oblivion per me è un pilastro totale della libertà della player agency nel fare quello che ci pare. Attività collaterali su attività collaterali, scoprire segreti, esplorare un dungeon dopo l'altro. E soprattutto per i giocatori di ritorno, l'esplorazione di vecchi dungeon di cui non ci ricordiamo praticamente niente potrebbe anche condurre a situazioni di vantaggio. E qui arriviamo al quarto consiglio. C'è un set molto facile da ottenere a sud della città imperiale, in questa rovina Aelid, questa rovina elfica, indossato da un NPC che tecnicamente, se non ricordo male, nell'Oblivion originale era a livello 50. Era abbastanza impegnativa da affrontare Umbra, però come potete vedere, fra un exploit, un bug, feature, perché attenzione, sono tutte intese, ok? Non sono dei problemi dell'intelligenza artificiale, è come Todd vorrebbe il gioco, è tutta una feature. Come potete vedere, appunto, ottenere questo set uccidendo Umbra ci darà un boost fenomenale, soprattutto per chi intende giocare magari una build più corpo a corpo rispetto ad altre. La spada Umbra, oltretutto il set di armature è molto forte, ha una caratteristica inedita, cioè la possibilità già da subito, senza bisogno di andare a cipollare e prendere dimestichezza con gli incantamenti, di catturare le anime delle creature che vengono uccise dalla spada. Per chi non lo sapesse, le gemme delle anime servono per ricaricare gli oggetti magici, fra cui anche Umbra, che appunto è magica perché ha questo incantamento. Quindi, avendo in inventario delle gemmine, potremo ciclicamente beneficiare di un drain, di un risucchio dell'anima con questa spada che comunque fa veramente tanti danni. Se doveste per caso trovare difficoltoso affrontare Umbra, potete sempre abbassare la difficoltà e affrontarla a una difficoltà più semplice. Posso assicurare che anche alle difficoltà più alte, con un minimo di exploit, è affrontabilissimo. Passiamo al quinto consiglio. Sono stati veramente bravissimi nel rifare l'interfaccia utente in questa remastered, ma una cosa fantastica per la qualità della vita è la sezione aiuto. Qui sono presenti dei tutorial scritti e anche con qualche video dimostrativo rispetto a tutte le meccaniche di gioco. A metà di questa guida più o meno posso dirvi: io do dei consigli gamer to gamer e vi avvicino a determinate dinamiche che magari non sono completamente dette, ma la maggior parte delle meccaniche di gioco e delle funzionalità sono spiegate in maniera eccelsa, essendo tradotto in italiano tra l'altro molto bene. Passiamo al sesto consiglio: attenzione a tutti gli effetti sul nostro personaggio. Quando andiamo all'esplorazione, magari troviamo degli animali, delle bestie o anche dei banditi con delle armi particolari, potremmo non renderci conto di alcuni effetti che andranno a colpire il nostro personaggio. Il gioco non sempre ci avvisa di malattie e situazioni del genere, anche se gli effetti di stato più importanti, come il prosciugamento di una caratteristica, hanno un bellissimo simbolino presente su lui che vi dovrebbe accendere un attimo una sirena d'allarme. Però andare ogni tanto nella propria scheda del personaggio potrebbe salvarvi da situazioni un po' scomode, come contrarre l'emofilia porfirica. Certo, magari vorrete abbracciare questa malattia. Non voglio fare spoiler a chi non ha idea di cosa io stia parlando. Decidete se la vedete come effetto di stato o aspettate 3 giorni o vi fate curare da un chierico il prima possibile. Va bene? Settimo consiglio, credo veramente importante per la qualità della vita:
Poco fuori dalla città imperiale sono presenti le stalle del Castagno Benevolo. Qui io vi consiglio di fare una piccola sosta all'inizio della vostra avventura per riscattare, comprandolo, se non avete magari l'opzione del DLC della Deluxe, il vostro cavallino, perché con un cavallo gli spostamenti diventano non solo più veloci ma anche più piacevoli. Badate, non si può combattere a cavallo su Oblivion, ma rimane comunque un miglioramento all'esplorazione che non è obbligatorio, ma che per chi ha meno tempo da dedicare o si scacchia a fare dei giri lunghissimi a piedi, magari ecco potrebbe essere un miglioramento non da poco. Spazio all'ottavo consiglio, che per me è anche personale perché è un mio modo di fare in questi giochi: l'accattonaggio coatto. Cioè siate accattoni, prendete tutto quello che capita, raccogliete il più possibile tutti gli oggetti che non sono da rubare, state sicuri che vale la pena prenderli, riempirsi l'inventario e andarli a rivendere il prima possibile. Certo, è un po' un'esperienza da muletto, però all'inizio è abbastanza importante riuscire a capitalizzare un pochino, perché saremo dei barboni e avremo bisogno di un minimo di oro per le attività più basilari. Considerato che l'unico modo per avanzare di livello è appunto dormire e per affittare una camera serve del denaro, capite che è abbastanza importante. Ci sono tante attività di gioco, anche più losche, e che ci permettono, con la scelta della Gilda dei Ladri, di rivendere anche gli oggetti rubati per le prime ore di gioco, senza magari commitment, un impegno più netto e diretto nei confronti di una gilda specifica. Il mio consiglio è raccogliere la qualunque, anche se non avete commercio e persuasione fra le vostre abilità predilette. La persuasione è utile per aumentare i rapporti con i commercianti e dunque provare una contrattazione migliore. Sono più o meno complementari. A volte la persuasione serve più per delle opzioni di dialogo, come per esempio per poter comprare la prima casa, ma non è questo ancora il momento di parlare delle case, perché per comprare la casa serve il dinero. L'attività dello scassinaggio, del lockpicking, è abbastanza fondamentale. Che noi si entri nelle case altrui o nei dungeon, il minigioco ha un posto speciale nel mio cuore. L'ho sempre preferito rispetto a quello di Skyrim o anche quello che abbiamo visto di recente con Tainted Grail Fall of Avalon, il lockpick che va a fare il giro della serratura. Io preferisco questa versione, forse proprio perché è stato il mio primo Elder Scrolls, e dovete stare molto attenti sia alla velocità delle serrature, dei pirulini della serratura, sia al rumore che fanno, anche se a quanto pare sembra essere al momento un po' buggato l'effetto sonoro rispetto all'originale, quindi si sente un po' meno, ma sono sicuro che faranno nella prossima patch, nel prossimo hotfix, qualcosa a riguardo, perché era molto importante anche l'effetto sonoro. Altre attività che però non ho ancora esplorato io stesso: alchimia, per esempio, incantamento, sono abbastanza importanti per l'endgame del personaggio. Passando al nono consiglio, che è sempre relativo al fare denaro in fretta: unirsi a una fazione. La fazione che io preferisco sempre all'inizio di qualsiasi gameplay playthrough è quella dell'arena dei gladiatori. È molto semplice: menare gente, fare soldi, avanzare di rango permette di fare più soldi. Non solo levelleremo molte abilità di combattimento e i primi incontri sono veramente facili, ma appunto potremmo accumulare un piccolo gruzzoletto senza bisogno di spingere troppo la questline della fazione dell'arena in avanti. E come alcuni veterani sapranno, ci sono molte dinamiche e situazioni interessanti durante la nostra avventura in questa fazione. Rimane comunque, anche in maniera un po' casual, prima di avventurarci fuori dalla città imperiale, un'ottima alternativa per appunto guadagnare dei soldi e livellare un pochino. Ultimo consiglio, il decimo, che è relativo e conclusivo a tutto quanto:
comprare una casa, la cascina nel distretto portuale della città imperiale. Bisognerà convincere o corrompere la burocrate dell'ufficio imperiale per il commercio affinché ci venda per 2000 pezzi d'oro suddetta cascina. Molto interessante e utile perché è un luogo sicuro, e dormire in un luogo sicuro dopo aver giocato e fatto determinate cose ci darà la possibilità di attivare lo script della Confraternita Oscura, che è una delle tante gilde molto interessante con una bellissima storyline. E io un tempo al mio primo playthrough di Oblivion mi ricordo ancora quanto mi cacai in mano quando il signor La Chance, come lo chiamavo, compariva out of nowhere a farci tutto un sermone sul padre notte, Sitis e la loro matrona oscura. E quindi sì, ne vale la pena sicuramente. Ci sono tante attività, come potete immaginare o già saprete, che andranno ad arricchire la nostra esperienza. Avere un rifugio al quale tornare e nel quale depositare i nostri oggetti è sicuramente d'aiuto. Ciò detto, ecco, queste erano le 10 cose che secondo me valeva la pena condividervi affinché voi le sapeste, per godervi al meglio questo grande ritorno nostalgico a Cyrodiil. Tiranno matto out. Anche oggi questo è quanto. Alla prossima, avventurieri.